The Sound of Love, ragazzi. Guarda che pasta che ti ho fatto. Con due finocchi, un po' di burro e parmigiano. Oggi c'ho la svolta per voi. Come fare una pasta con pezzo di mortadella e finocchi. Vedetevi il video fino alla fine, rimanete così. Andate subito a comprare. La mortadella, i finocchi e vi fate sta pasta. Vogliamo fare un piatto a sti bambini e a tutti quanti, anche i grandi, gustoso, saporito, ricco di verdure. Tu dici sempre queste verdure. Ragazzi, se non vi mangiate le verdure, state male. C'è un colorito brutto, non c'è di sali minerali, quindi dovete mangiare verdure. Camera Woman, bentornata tra di noi. Oggi facciamo una pasta con finocchi e mortadella. Tanti anni fa vi feci un risotto, andatelo a vedere, anzi, era buonissimo, però la cosa più veloce, non c'ho 20 minuti, 30 minuti per cucinarla, vi ci faccio la pasta e ho avuto delle piccole idee nuove. Gli ingredienti: finocchi, parmigiano, burro, un po' di panna e lei, la mortadella. Guarda, ho scritto offerta, perché a me mi capita, quando vado al supermercato per comprare soprattutto i diversivi, i rotoloni e sta roba qua, passo in salomeria e guardo, sbircio con l'occhio furbo, voglio cercare di vedere se ci sta a faruccio, perché ho preso queste cose da mia madre, capito, che stanno sempre attenti a risparmiare i finali delle mortadelle, del prosciutto corto, quindi la mortadella è un'offerta, perché no? E ci faccio una bella pasta. Le proprietà del finocchio: è ricco di fibre, è un drenante per voi signorine che volete la pancia sgonfia, e che poi sta come pantaloncini qua sotto la palestra. È buono, è dolce, piace a tutti, grandi e piccoli. Senti come scrocchia? Bello, fresco. La prima parte non la uso mai, però potete usarla per farci il brodo. La metto qua nell'acqua in piena ebollizione. Ci metto un po' di sale grosso. Guarda che qualità di sale che ho, stupenda. Metto qua dentro e qui ci avremo un'acqua aromatizzata al finocchio. Quante volte ti hanno detto la tisana del finocchio ti fa bene, la roba fatta dall'arte è bustina, la roba introiti dei magni, però quest'acqua potrebbe essere anche questa molto rinfrescante per te. Questa la tagliamo sta parte, ok? Poi taglia a metà. Io non voglio la pappetta, non voglio le cremette, un po' dovete sentirlo, tagliato sottile sottile. Ma perché ho levato le prime parti? Perché sono quelle più fibrose, sono quelle che poi vi rimangono i filamenti in bocca e subito ci sta qualcuno, i filamenti, le fibre mi danno fastidio. Quanto ti servono le fibre? E poi immaginate il gusto del finocchio rinfrescante con un pezzetto di burro sempre buono. Allora, ma sempre buono che vuol dire? Lo vedi il colore com'è? È un po' giallognolo. Ora mo dico una cosa detta tra me e voi: i burri migliori sono quelli di quelle aziende che fanno solamente burro, che usano delle panne particolari. Quando un'azienda fa anche il formaggio, normalmente che succede? Quel latte è molto sfruttato, capito? Quindi difficilmente fanno dell'ottimo burro, quindi sono proprio aziende che fanno solo burro, pazzesco, da panna. E il colore deriva molto dalla qualità delle panne che si usano. Quindi quando vedete quei burri belli gialli è perché oltre alla panna c'è un altro piccolo strato che viene raccolto e fa un burro pazzesco. Vedi, le dita come metto sempre il pollice dietro, le dita, vedi, le nocche stanno così, quindi non metto così, mi taglio le unghiette, vedi? Perché poi abbiamo le unghie quelle belle, quelle fatte dal nostro manicure, quindi evitiamo tutti quei soldi che ho speso. Io no, però qualcuno che mi insegue sì. Alziamo la potenza dell'induzione, così bello caldo, andiamo ben a rosolare i finocchi. Questo non è un burro chiarificato, quindi ha un punto di fumo molto basso. Quando qui si sente un po', vediamo così, leggermente così insaporito col burro, o con un po' di latte o con sta bella panna. Così, o fa metà metà. Panna fresca. Ora ti faccio fare una risata. L'altro giorno mi hanno mandato una richiesta e ho detto, sa, vorremmo collaborare con lei per fare delle ricette con la nostra panna. Ma sai, se è panna fresca, perché no? Quando sono andato poi al telefono, ho chiamato questi qua, a lunga conservazione. Basta. Dobbiamo cominciare a mangiare solo cose fresche. Fresche, aiutami a di fresche, meno passano nell'industria e meglio è. Un conto che fanno il latte, lo mettono dentro la panna, mettono dentro e te la danno. Tutte queste lavorazioni, tutta sta roba no. Comprate roba fresca. Questo per farvi sapere che ho rinunciato
a delle cose a cui non credo, per rispettare quello che vi dico sempre. Bisogna essere coerenti nella vita, quindi roba fresca. Io mi voglio fare la pubblicità delle verdure, perché tante nessuno mi fa pubblicità delle verdure, tutti mi fanno pubblicità dei zuccheri, dei grassi e della roba confezionata. Se condividi quello che ti sto dicendo, non aspettare oltre, iscriviti subito, là ho quel dito, qua, vedi là, ta, 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 ta. E dai, arriviamo a sto milione, dai, no di euro, di iscritti. Quando si sta per ammorbidire il finocchio, aggiungi un po' di acqua di cottura del finocchio, ci sta il finocchio e qua ci andiamo a mettere la pasta, senza che aggiungi altra panna, altri grassi. Aiutate, anche perché poi se no ti costa troppo. Qua stiamo a fare una ricetta economica. Finocchi, un pochetto di panna fresca, un po' di burro e il parmigiano e la mortadella. Quindi economica, diversa, buona. E sti due ingredienti, questa e questi, i finocchi, vanno d'accordo bene bene, perché tu una dà ingrassa a bocca, per modo di dire, perché tu lo sapevi che la mortadella quante calorie c'ha? Dai, scrivilo, va, fammi sapere. Pensi che è più calorica della pasta? Sta puntina la mangeresti subito te, eh? Poi questa qua è buona quando la tiri fuori dal frigo, che un po' si assesta un pochettino. Poi quando prendi questi pezzetti di grasso dentro, un po' di buona, scusa. Tratta la mortadella come se fosse il guanciale. Che vuol dire? Che tu fai dei dadini, che questa deve essere la parte croccante, la parte quella che ricca di sapidità, che vai a cercare mentre ti mangi sta pasta. Quindi c'è questo finocchio ruffiano da morire, perché con la panna, il burro, sto parmigiano, sta pasta che va. E poi quando becchi ste come chiamo, e tic tac di mortadella, non di guanciale, ma di mortadella, sarà un fantastico. Leva il finocchio, tanto l'ha fatto il lavoro suo, così, e metti qua. Fermi rigate, guarda che sono belle. Acqua salata in piena ebollizione. Questa pasta necessita di 10-12 minuti di cottura. Tu la tieni qua dentro 8 minuti e poi la mettiamo qua dentro a sti finocchietti con la panna. Pensiamo senza pulirci bene queste penne. Il problema è uno, che mentre tagli quanta te ne mangi, poi la mortadella è pazzesca e nella giusta quantità, mangiando la giusta quantità nemmeno fa male. Sono grassi monoinsatori e lo sapete che cosa c'ha la mortadella? Che c'ha molto sodio, quindi mangiatela ogni tanto, una volta a settimana, non tutti i giorni, però mangiatela perché è buona, ci piace a tutti. Padella antiaderente e mo facciamo ben rosolare la mortadella. Mi raccomando, la padella deve essere caldissima, deve fare sto rumore. E come dite voi, a Max mi ha insegnato a cucinare quei rumori, sì, quei suoni. È vero, piano piano adesso questa diventa abbronzatina. Guardate i finocchi, si stanno cuocendo bene bene. Da che lo vedi? Che sono morbidi, guarda, li spezzo con sta paletta di gomma, guarda qua. Vanno bene così. Se devi sentire un po' di consistenza, non voglio la crema, voglio sentire leggermente il finocchio, non al dente, ma morbido. Pepe nero, c'è sta una bomba. Sale. Dai una bella girata. Ragazzi, guardate che belli. Assaggiamo. Buona, guarda la mortadella. Hai capito che deve succedere? E questo è Sound of Love col mortadellone. Oddio, è schizzato quello, non è nato. Tiriamo fuori le penne. Non la scola del tutto, lasciala un po' bagnata sta penna. Allora qualcuno dirà, i penne rigate non mi piacciono. Mettici quelle lisce, mettici là i bucatini, mettici quello che ti pare a te. Basta che ci metti un po' di pasta, Guarda che spettacolo. Bella. Guarda Camerò. Mo ti fa ben insaporire tutto, vedi? Così, sto finocchio mo si continua a cuocere, aggiungiamo un'altra acqua, così. No, spettacolo. Ci siamo quasi, Basta, lascia sta buona, spegni tutto. Parmigiano, guarda com'è, è un reggiano, è un 40 mesi, guarda che bello, stupendo, si vede che è bello stagionato.
costa di più, ma ne usi di meno perché è più saporito. Quindi per la pasta, io per mangiare crudo uso sempre formaggi poco stagionati, parmigiano, granatato poco stagionato un anno, però per dentro la pasta, per condire, usa un parmigiano o un granatano superiore di 24 mesi, bastano superiore ai 24 mesi. Grattalo, non far tirchio, grattalo, senti il profumo, quando è stagionato si sente molto il profumo del formaggio. Quanto ne devi mettere? Una grattata diciamo giusta ci stanno 20 grammi, 25 grammi a persona di formaggio, ok? Lo vedi? Mi sembra tantissimo. Non è lo gonfia sta grattugia, guarda, no, ma vedi quanto è bella, guarda che bella sta pasta, lo vuoi sentire? Ci metto un goccetto d'acqua, come lo faccio sentire, perché deve essere bagnata leggermente, no? Se è asciutta non funziona. Sei pronto? Ed è sound blood, ragazzi. Guarda che pasta che ti ho fatto, guarda. Con due finocchi, un po' di burro e parmigiano. Già così fai contenti quelli che non mangiano la carne. Guarda che bella. Guarda la morbidezza che gli dà il finocchio che si è un po' sciolto, squagliato, come dicono noi a Roma. Guarda che bella, guarda così. Allora, quantità suggerita di pasta, con 80 grammi di pasta sei un re. Tanti finocchi, ci metti un bel po' di parmigiano e sei felicissimo. Poi andiamo alla mortadella, guarda che bella, così, do casca, odoriosa, proprio buona. Utilizza un po' di verde dei finocchi, così. Allora, la furbizia dello chef o della mamma o di chi cucina è quella di realizzare dei piatti buoni con poca roba. È facile mangiarsi e fare piatti col caviale, col tartufo, perché sono buoni così, non ci gli fa niente. Ma quando devi utilizzare dei prodotti umidi come questi, semplici, tutti i giorni c'è davanti agli occhi, là diventa divertente inventare piatti nuovi. E in questo caso, ragazzi, questo è un piatto da paura, con mortadella, finocchi e parmigiano. Io mangio dalla pentola, come sempre, voi ricordate, sì? Pepe. Io a forno, guarda qua. Vado a prendere le forchette. Buona, vai. Mi prende di pizzicare la mortadella, La devi pizzicare. Se non la pizzichi hai fallito. Adesso già. Dammi mai. No, è da sturbo. È da sturbo, ragazzi. È da sturbo. Benissimo. Oggi non beviamo, a settimana abbiamo deciso di essere disciplinati. Il bicchiere nostro ghiacciato. La mortadella del colore è? Rosa. E che se bevevo un rosato. Devo fare un brindisi, lo sai a chi? A Camera Woman, che è voluta ritornare tra di noi. Lei pensava ad altro, sempre dell'azienda, giustamente, e che però adesso ritorna a fare i nostri bei video e io mi diverto di più con lei. Amore mio bello. Ok, Quindi però litigheremo, lo sai? a me piace tanto, non le dico. Poi ti fa pure pace, però. 1, 2, 3. Cazzo, mi rompe le lampade. Bello. Rosa. Io faccio abbinamenti così. Festeggiamo con uno stesso bicchiere. Scrivete nei commenti se vi è piaciuta la ricetta, suggerite se volete che vi faccio delle ricette nuove e differenti e mi raccomando iscrivetevi sul mio canale YouTube. Arriviamo a 1 milione, dai, tu dici quanto rompo? Ci vuole, quando ce l'ho ci vuole. Ma io anch'io voglio un filetto. 1 milione, voglia targhetta d'oro, dorata. Magnatela, fatela sta pasta. Mangiamo.